siamo a Ischia e più precisamente a Forio. Adesso vai con la sigla, ci rivediamo tra poco. Allora, dicevamo che oggi siamo sull'isola di Ischia, più precisamente a Forio. Ischia è un'isola vulcanica, ma come si arriva a Ischia? Semplicemente da Napoli si prende, da Molo Beverello, si prende l'aliscafo per una delle tante località qui di Ischia. Noi abbiamo preso l'aliscafo per Forio. Allora, iniziamo questo breve tour partendo dal centro di Forio. Uno dei primi elementi architettonici che troviamo è la chiesa di San Gaetana, chiesa i cui devoti sono i pescatori. In effetti all'interno gli architravi sono tutte fatte con legno recuperato dalle barche dei pescatori. Adesso entriamo un attimo dentro. Da qui adesso ci spostiamo verso il corso principale. Arrivati sul corso, una delle prime opere che troviamo è la chiesa di Santa Maria di Loreto. Sul fianco c'è un vecchio ospedale. Dopo aver lasciato la chiesa di Santa Maria di Loreto, ci incamminiamo lungo il corso che ci porterà in una piazzetta. Questa è Piazza Matteotti. Dalla piazzetta è poi possibile prendere Via del Torrione. Ecco, Via del Torrione è uno di quei classici vicoletti che si trovano qui a Forio, che ci porterà sul torrione che era posto a difesa della cittadina. Eccolo qua. Continuiamo il nostro tour fra i vicoli di Forio. Ecco, dopo aver visto il torrione, noi adesso andremo verso il municipio e da lì verso la chiesa del Soccorso. Eccoci alla fine arrivati al municipio. Di fianco al municipio c'è un'interessante arciconfraternita
che adesso andremo a visitare. Questa è l'Arciconfraternita di Santa Maria Visita Poveri. Ci spostiamo adesso verso la chiesa del Soccorso, forse una delle più importanti e conosciute di tutto Forio, in quanto si trova sul suo promontorio. Eccola che già è in vista. All'interno c'è un crocifisso, si pensa del 1600. Ecco, alle spalle lì Monte Epomeo. Molto interessante è venire qui di sera a vedere il tramonto. Qui inoltre c'è la caratteristica in condizioni particolari di vedere il famoso raggio verde, che se non sbaglio è possibile vederlo solo qui a Forio e a Smirnia in Turchia. Qui, oltre alle tantissime spiagge sabbiose, ci sono anche tante discese sugli scogli, dove il mare è davvero spettacolare. Eccole, in fondo è Citara. A Via Torone andiamo a visitare un'altra delle torri poste a difesa della cittadina di Forio. Questa è più piccola ma non meno caratteristica rispetto al torrione, che il torrione è il simbolo di Forio, insieme alla chiesa della Madonna del Soccorso. Noi adesso tra poco arriveremo lì alla chiesa di San Vito, che è il santo protettore di Forio. Ed eccola qui, la chiesa di San Vito, la chiesa del santo protettore di Forio. La chiesa non è proprio
nel centro di Foria, è un po' più spostata in periferia, quindi per raggiungerla bisognerà camminare un pochino a piedi. Siamo alla spiaggia di Chiaia perché ci fermiamo a fare un bagno. Fra le tante spiagge che ci sono qui a Forio, questa è sicuramente quella più turistica, è la spiaggia più attrezzata e più lunga di tutta Forio. Ecco, ve la illustro. Questa è una spiaggia libera. Lì ci sono liti attrezzati che continuano per parecchia strada. Alle spalle c'è Monte Epomeo. Bene, adesso scendiamo in spiaggia per farci un bagno. Perché scegliere proprio Forio? Ma non c'è una vera e propria ragione, vanno benissimo anche tutte le altre località di Ischia, però Ischia è quello che d'inverno ha la maggiore densità abitativa, arriva a circa 18.000 abitanti. Inoltre è fra i centri più popolosi anche d'estate insieme a Ischia Porto. Forio comunque offre tantissime soluzioni. Ricordo che Ischia è un'isola abbastanza tranquilla, non è fatta per gli eccessi. Forio, per la sua posizione, gode di un'ora di luce in più rispetto agli altri comuni dell'isola. Inoltre nelle sue vicinanze ci sono tantissime attrazioni. Ne nomino solo alcune, che sono i Giardini La Mortella oppure i Giardini Ravino. Noi ci siamo arrivati a piedi ai Giardini Ravino, ma ci si può arrivare anche in autobus. Inoltre è da visitare la spiaggia di Citara. Poi spostandosi è assolutamente da visitare Sant'Angelo, un borgo molto raffinato, senza contare di visitare anche Chiaponte con il suo castello aragonese. Io adesso cosa posso dire? Spero che questo video vi abbia incuriositi e che vi porti a pensare per un attimo di venire in vacanza qui a Ischia. Adesso non mi rimane ringraziarvi per aver visto il video e vi do appuntamento al prossimo. Un saluto a tutti.